Benvenuti nel mio canale Il Mondo dell'Uncinetto. Oggi vi spiego come realizzare questo bellissimo vestitino. Ho realizzato una taglia 3-6 mesi, ma nel corso del video vi darò indicazioni per realizzare una taglia più grande o una taglia più piccola. Per realizzare questo vestitino con gonnellina che arriva al ginocchio ho utilizzato un cotone misto viscosa. Devo dire, purtroppo dal video non si vede la bellezza di questo filato, ma vi assicuro che l'effetto è veramente bellissimo e anche elegante. Infatti questo vestitino è molto carino anche per una cerimonia. Nel corso del video vi spiegherò come realizzare tutte le parti, compreso il fiore e il laccetto in vita per stringere un pochino la gonnellina. E quindi, essendo la spiegazione abbastanza lunga, ho deciso di dividerla in due parti. Oggi pubblicherò la prima e nel corso della settimana pubblicherò la seconda. Adesso vi lascio la spiegazione. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi. Se vi è piaciuto il progetto, lasciate un bel like e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Grazie mille per seguirmi. Ecco l'occorrente per il progetto di oggi: 100 g di visco Iggy. Questo è un cotone misto viscosa della Tessiland e ogni gomitolo pesa 50 grammi ed è lungo 125 metri circa. E sempre della stessa grandezza, 50 grammi di fucsia e 50 grammi di verde. Va bene anche se avete degli avanzi, non serve tanto cotone. Per rendere il fucsia un pochino più brillante ho deciso di utilizzare un lamè, un filettino veramente molto sottile che se volete potete tranquillamente non mettere. Inoltre ci serve un pochino di giallo per fare il centro del fiorellino. Poi dei marcapunti, un uncinetto 3,5, vi consiglio sempre di vedere se va bene per la vostra mano, una forbice, un metro e due perline per bloccare le bretelline. Prendo il mio cotone bianco, prendo il mio uncinetto 3,5 e realizzo un cappietto e mi raccomando lascio un pochino di filo per poi non avere problemi nel nasconderlo. Adesso carico 92 catenelle. Questo numero di catenelle mi consentono di ottenere una lunghezza di circa 43-44 cm, che è la misura standard per una taglia 3-6 mesi. Se volete realizzare una taglia più grande o più piccola, vi basterà aumentare o diminuire la lunghezza della catenella. Questo dipende sempre dalla taglia che volete realizzare. Vi consiglio magari di prendere la misura della circonferenza vita della bambina per cui volete realizzare questo vestitino e caricare il numero di catenelle che vi serve. L'importante è mantenere il multiplo di 4, che è il multiplo del punto che andrò ad utilizzare. Come potete vedere ho caricato le mie 92 catenelle e questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Sistemo tutta la catenella sul dritto del lavoro, poi inserisco l'uncinetto nella prima catenella in questo modo e lavoro un punto bassissimo. In questo modo ho chiuso in tondo la mia catenella. Adesso cosa faccio? Prendo questo filo iniziale, lo sposto in questo modo e lavoro 3 catenelle. Adesso prendo un marcapunto e lo inserisco nella terza catenella per ricordarmi che qui inizia il mio giro. Poi metto questo filo iniziale in orizzontale per nasconderlo, carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e mi raccomando fate molta attenzione a non rientrare nello stesso punto dove abbiamo chiuso il giro e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto.
E semplicemente adesso continuo a lavorare tutto il resto della catenella punto su punto a punto alto. E adesso continuo a lavorare tutta la catenella in questo modo. Alla fine di questo giro devo avere un totale di 92 punti alti e noi ci rivediamo qui per vedere come continuare la lavorazione. Mi raccomando, qui fate molta attenzione a non lavorare anche il punto bassissimo di chiusura del giro. Noi ci rivediamo qui tra un po'. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Ho un totale di 92 punti alti. E adesso cosa faccio? Tolgo il marcapunto e lavoro un punto bassissimo. E questo primo giro è terminato. Adesso cosa faccio? Mi alzo con 3 catenelle, nella terza catenella inserisco il marcapunto e adesso vi spiego come lavorare il punto elastico. Quindi cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, inserisco l'uncinetto tra le 3 catenelle iniziali del giro sottostante ed il punto alto successivo, in questo modo. Poi faccio uscire l'uncinetto tra il punto che devo andare a lavorare e il punto dopo, così vedete ho preso il punto sull'uncinetto e adesso semplicemente lavoro un punto alto. E in questo modo ho lavorato un punto alto in rilievo davanti. Adesso cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto e nel punto successivo lavoro un punto alto rilievo dietro, quindi passando da dietro entro nello spazio tra il punto appena lavorato ed il punto che devo lavorare, poi esco con l'uncinetto nello spazietto successivo, quindi tra il punto che devo lavorare e il punto successivo, e poi semplicemente lavoro un punto alto. E in questo modo ho lavorato il mio punto alto rilievo dietro. Adesso filo sull'uncinetto e nel punto successivo lavoro un punto alto rilievo davanti. Filo sull'uncinetto, nel punto successivo lavoro un punto alto rilievo dietro. E semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro alternando questi due punti. Quindi lavoro un punto alto in rilievo davanti, lavoro un punto alto in rilievo dietro. E alternando questi due punti ottengo il punto elastico e questo è il risultato. Vi faccio vedere un'ultima volta la sequenza, quindi entro nel punto successivo e lavoro un punto alto in rilievo davanti, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto in rilievo dietro. Quindi adesso semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro alternando questa sequenza, mi raccomando, dopo aver lavorato il punto alto rilievo dietro, lavoro un punto alto rilievo davanti, poi lavoro un punto alto rilievo dietro e continuo così fino ad arrivare alla fine del giro. Devo avere sempre 92 punti alti. E l'ultimo punto andrà lavorato il rilievo davanti, visto che le 3 catenelle vanno considerate come un punto alto in rilievo dietro. Noi ci rivediamo tra un po'. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Ho appena lavorato un punto alto in rilievo davanti, quindi il mio giro è giusto, tolgo il marcapunto e lavoro un punto bassissimo.
Adesso lavoro 3 catenelle, nella terza catenella metto un marcapunto e vado a lavorare un altro giro di punto elastico, quindi carico il filo sull'uncinetto e cosa faccio? Qui nel giro precedente ho lavorato un punto alto in rilievo davanti, adesso lavoro un punto alto in rilievo davanti, quindi lavoro lo stesso punto del giro sottostante. Adesso nel giro sottostante ho un punto alto lavorato in rilievo dietro, vado a lavorare un punto alto in rilievo dietro. E semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto del giro, quindi dove ho il punto alto in rilievo davanti, come in questo caso, lavoro un punto alto in rilievo davanti e dove ho un punto alto in rilievo dietro, come in questo caso, lavoro un punto alto in rilievo dietro. E questo è il risultato. Quindi adesso continuo a lavorare tutto il resto del giro in questo modo. Dove c'è il punto alto in rilievo davanti, lavoro punto alto in rilievo davanti, e dove c'è il punto alto in rilievo dietro, lavoro un punto alto in rilievo dietro. Una volta arrivata qui, chiudo il giro come vi ho fatto vedere adesso e vado a lavorare un altro giro di punto elastico, quindi inizio come vi ho fatto vedere adesso e termino sempre nello stesso modo. Quindi adesso vado avanti con la lavorazione e noi ci rivediamo tra un po'. Mi raccomando, dovete avere sempre un totale di 92 punti alti. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Ho lavorato i miei 2 giri di punto elastico e adesso vi dico quanto misurano. Ho una altezza di circa 3 centimetri. Adesso posso iniziare la lavorazione della gonnellina. Come potete vedere ho già chiuso il giro con il punto bassissimo, adesso lavoro 3 catenelle. Nella terza catenella metto un marcapunto. Mi raccomando, queste 3 catenelle vanno considerate come il primo punto del giro. Carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto in cui ho appena chiuso il giro e cosa faccio? Entro prima qui nel centro del punto bassissimo utilizzato per chiudere, poi entro nel punto dove sono entrata per lavorare il punto bassissimo e poi lavoro semplicemente un punto alto. Vi starete chiedendo perché sto lavorando in questo modo? Perché così non si crea quello scalino antiestetico della chiusura del giro. Adesso, una volta detto questo, cosa faccio? Lavoro 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto dove ho appena lavorato i 2 punti alti ed entro sempre nello stesso modo e lavoro un punto alto. Adesso rientro nello stesso punto, sempre con la stessa tecnica, e lavoro un secondo punto alto. E in questo modo ho lavorato un ventaglietto e vedete con questa tecnica non si vede quello scalino antiestetico della chiusura del giro. Adesso cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, salto il punto successivo, ossia il punto dove c'è il punto alto in rilievo davanti, entro nel punto dopo, ossia nel punto alto in rilievo dietro, e lavoro un punto alto. E questa è semplicemente la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto del giro. Ve la faccio rivedere, quindi salto il punto successivo, entro nel punto dopo e lavoro un archetto composto da 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti.
Adesso salto il punto successivo, entro nel punto dopo e lavoro un punto alto. Adesso vi faccio vedere un'ultima volta la sequenza, quindi salto il punto successivo, entro nel punto dopo e lavoro un archetto composto da 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti. Salto il punto successivo, entro nel punto dopo e lavoro un punto alto. Quindi come potete vedere la sequenza da ripetere è veramente molto semplice. Io adesso continuo a lavorare tutto il resto del giro così e noi ci rivediamo qui. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione, ho appena lavorato un punto alto e vedete mi manca un punto da lavorare, quindi il mio giro è giusto. E adesso cosa faccio? Tolgo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo. E il primo giro è terminato. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo. Entro qui al centro dell'archetto, quindi sotto le 2 catenelle, e lavoro un punto bassissimo. In questo modo ho camminato un pochino e posso iniziare il giro, quindi lavoro 3 catenelle, prendo il marcapunto e segno la terza catenella e adesso vado a lavorare l'archetto proprio come prima, quindi lavoro un secondo punto alto perché le 3 catenelle vanno sempre considerate come il primo punto alto. Lavoro 2 catenelle, lavoro altri 2 punti alti. Ed ecco lo stesso archetto di prima, ventaglietto come lo vogliamo chiamare. Adesso cosa faccio? Lavoro una catenella, carico il filo sull'uncinetto e qui sul punto alto lavorato nel giro precedente vado a lavorare un punto alto in rilievo davanti, quindi con l'uncinetto entro tra la fine del ventaglietto e il punto alto da lavorare, esco tra il punto alto e il ventaglietto successivo e lavoro un punto alto. Adesso lavoro una catenella e questa è la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto del giro. Ve la faccio rivedere. Quindi entro al centro del ventaglietto successivo, qui dove ci sono le 2 catenelle, e lavoro un ventaglietto composto da 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti. Lavoro una catenella e sul punto alto sottostante lavoro un punto alto in rilievo davanti. Catenella e ricomincio la sequenza. Quindi adesso vi faccio vedere un'ultima volta la sequenza e poi noi ci rivediamo alla fine del giro. Quindi entro al centro del ventaglietto sottostante e lavoro un ventaglietto composto da 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti. Lavoro una catenella, lavoro un punto alto e rilievo davanti sul punto alto sottostante, ricomincio la sequenza e questo è il risultato. Io adesso vado avanti con la lavorazione e noi ci rivediamo tra un po'. Mi raccomando, lavoro il punto alto e rilievo davanti, una catenella, lavoro un archetto qui nell'archetto, catenella e punto alto e rilievo davanti. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione, ho appena lavorato un punto alto e rilievo davanti, adesso cosa faccio? Lavoro una catenella, tolgo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo.
E semplicemente questo è il giro che andrò a ripetere per tutto il resto della gonnellina. Vi faccio rivedere come iniziare. Entro nel punto alto successivo e lavoro un punto bassissimo. Entro al centro dell'archetto, quindi lavoro un punto bassissimo, poi lavoro 3 catenelle, nella terza catenella inserisco un marcapunto, rientro nell'archetto e lavoro un secondo punto alto. Lavoro 2 catenelle, rientro nell'archetto e lavoro altri 2 punti alti. Adesso lavoro una catenella e adesso lavoro un punto alto in rilievo davanti sul punto alto in rilievo davanti sottostante. E questo è il risultato. E adesso ricomincio, catenella, nell'archetto successivo lavoro un altro archetto composto da 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti. Catenella, punto alto lavorato in rilievo davanti sul punto sottostante. E adesso semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro ripetendo questa sequenza. Una volta arrivata alla fine, chiudo il giro come vi ho fatto vedere prima e ricomincio come vi ho appena fatto vedere. Quindi adesso ripeto questo giro finché non arrivo all'altezza da me desiderata. Per la taglia 3-6 mesi va bene un'altezza di circa 18 cm. Mi raccomando, i 18 cm è compreso il bordo iniziale. Vi faccio vedere anche come prendere la misura. Così, vedete, adesso sono ad un'altezza di 6 cm. Quindi adesso continuo a lavorare questo giro fino ad arrivare all'altezza di 18 cm e poi noi ci rivediamo per vedere come terminare la gonnellina. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Vedete, ho un'altezza di circa 18 cm. Se volete realizzare una gonna più alta potete andare avanti con la lavorazione sempre dello stesso giro o se dovete realizzare una taglia più grande continuate a lavorare sempre lo stesso giro. Adesso lavoro una catenella e senza chiudere il giro taglio il filo. Adesso sfilo l'uncinetto, non tiro il filo perché mi raccomando la catenella deve rimanere bella aperta. Qui dove ho tagliato il filo inserisco un ago e vado ad effettuare una chiusura invisibile. Quindi cosa faccio? Salto il punto dove c'è il marcapunto, entro nel punto successivo, prendo mi raccomando il punto intero e faccio passare il filo. Adesso salto il punto con il marcapunto e tolgo anche il marcapunto perché mi dà fastidio. Entro al centro della catenella dove ho tagliato il filo e faccio passare il filo e lo tiro in modo tale da ottenere una solina grande come tutti gli altri punti. Una volta fatto questo, sistemo bene il punto, giro il lavoro sul rovescio e vado a bloccare questa cucitura con un nodino fatto prendendo una solina del punto più vicino a dove sono uscita e lavorando un nodino. Adesso per sicurezza faccio un secondo nodino
e sempre con l'aiuto dell'ago vado a nascondere questo filo, quindi passo sempre attraverso le varie soline dei diversi punti più vicino a dove sono uscita e nascondo il filo. Adesso vado avanti con la spiegazione e dopo termino di nascondere questo filetto. Cosa faccio? Mantengo sempre il punto qui dove ho chiuso tutti i giri, inserisco l'uncinetto qui al centro dell'archetto dove ho sempre chiuso il giro. Vedete, passo sotto le 2 catenelle. Adesso mi aggancio in questo modo al filato verde, faccio passare il filo attraverso l'archetto e prima di lavorare la catenella sposto questo filo iniziale in questo modo, in modo tale da bloccarlo. Adesso prendo un marcapunto e segno subito questa catenella che, mi raccomando, va considerata come il primo punto del giro. Adesso sposto il filo iniziale in questo modo e lavoro una catenella. Carico il filo sull'uncinetto, entro qui sul punto alto di rilievo davanti e prendo il punto normalmente e lavoro un punto alto. Lavoro 2 catenelle. Rientro qui sul punto alto in rilievo davanti e lavoro un punto alto. Lavoro una catenella e questa è la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto del giro. Ve la faccio rivedere. Entro nell'archetto successivo, sempre al centro, e lavoro un punto basso. Lavoro una catenella, entro sul punto alto in rilievo davanti e lavoro un punto alto. Lavoro 2 catenelle, rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto alto. Lavoro una catenella e posso ricominciare la mia sequenza e questo è il risultato. Vi faccio vedere un'ultima volta la sequenza, quindi entro nell'archetto successivo e lavoro un punto basso, lavoro una catenella, entro sul punto alto in rilievo davanti e lavoro un punto alto, 2 catenelle, sempre nello stesso punto, un punto alto, catenella e ricomincio la sequenza. Io adesso continuo a lavorare in questo modo tutto il resto del giro e noi ci rivediamo quando sono arrivata alla fine, così vi faccio vedere come continuare. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Ho appena lavorato una V, chiamiamola così, adesso lavoro una catenella e taglio il filo. Quindi proprio come ho fatto con il bianco, vado a lavorare una cucitura invisibile, sfilo l'uncinetto, mi raccomando non tirate troppo il filo, poi inserisco un ago e salto il punto con il marcapunto, entro nel punto successivo, ossia nella catenella, ed entro nel centro della catenella.
Faccio passare il filo, torno indietro, quindi salto sempre il punto con il marcapunto ed entro al centro della catenella dove ho tagliato il filo. Tiro il filo fino ad ottenere una solina grande quanto tutti gli altri punti, poi giro il lavoro dal rovescio e vado a bloccare questa chiusura con un nodino. Lavorato sempre su una solina presa il più vicino possibile al punto dove sono uscita con il filo. Lavoro un secondo nodino. Faccio passare questo filo attraverso il primo punto vicino a me e semplicemente sfilo l'ago e metto questo filo in orizzontale per poterlo nascondere durante il prossimo giro. Adesso cosa faccio? Prendo il fucsia, prendo il lamé e vi spiego come realizzare i boccioli. Parto sempre dal punto dove ho chiuso tutti i giri e cosa faccio? Inserisco l'uncinetto al centro di questa V, sotto le 2 catenelle, mi aggancio al filato in questo modo e faccio passare il filo. Prendo questa cotina iniziale e la sposto in questo modo e lavoro una catenella. Adesso tiro bene il filo iniziale, poi prendo anche il filo verde e metto tutto in orizzontale per nascondere questi due fili. Adesso lavoro 2 catenelle, quindi in totale ho 3 catenelle che sostituiscono un punto alto. Adesso carico il filo sull'uncinetto, rientro qui nella V e lavoro un punto alto. E adesso sempre dentro la V lavoro altri 3 punti alti. Quindi in totale devo avere 5 punti alti, comprese le 3 catenelle iniziali. Adesso, una volta lavorati i 5 punti alti, cosa faccio? Allargo bene la solina sull'uncinetto, sfilo l'uncinetto e lo inserisco qui nella terza catenella. Poi rientro nella solina lasciata in sospeso in questo modo, spingo i punti alti verso di me e faccio passare la solina attraverso il punto e in questo modo ho creato un bocciolo. Guardate che carino! Adesso lavoro 5 catenelle e questa è la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto del giro. Ve la faccio rivedere. Cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, salto il punto basso, entro nella V successiva, passo sempre sotto le 2 catenelle e lavoro 5 punti alti. Adesso allargo la solina sull'uncinetto, inserisco l'uncinetto nel primo punto alto lavorato, rientro nella solina in questo modo,
e stringo bene il filo sull'uncinetto, poi spingo i punti alti verso di me, faccio passare la solina attraverso il punto e adesso lavoro 5 catenelle. E ricomincio la sequenza, quindi entro nella V successiva e lavoro 5 punti alti, quindi come avete potuto vedere sui punti bassi verdi non lavoro mai. E una volta lavorati i 5 punti alti li chiudo come vi ho fatto vedere fino ad ora e poi semplicemente lavoro 5 catenelle. Quindi adesso continuo a lavorare così tutto il resto del giro. Noi ci rivediamo quando sono arrivata alla fine, così vi faccio vedere come terminare il giro. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Guardate che carino. Allora, appena lavorato l'ultimo bocciolo, adesso devo chiudere il giro e cosa faccio? Semplicemente lavoro 5 catenelle e taglio il filo senza chiudere il giro. Sfilo l'uncinetto, mi raccomando non tirate troppo il filo, poi inserisco un ago qui dove ho tagliato il filo e proprio come ho fatto per gli altri giri vado a chiudere il tutto con una chiusura invisibile. Quindi cosa faccio? Salto il bocciolo, entro nella prima catenella, entro nel centro e faccio passare il filo. Adesso entro nel centro della catenella dove ho tagliato il filo stringo bene il punto fino ad ottenere la stessa grandezza di tutti gli altri punti e poi semplicemente blocco la chiusura sul rovescio con dei nodini. Sfilo l'ago e metto questo filo in orizzontale per poi andarlo a nascondere durante l'ultimo giro. Quindi cosa faccio? Partendo sempre da questa parte dove vado a chiudere di solito il giro, vado a lavorare il mio merletto. Quindi qui sull'ultimo bocciolo inserisco l'uncinetto, entro proprio nel centro del bocciolo, mi aggancio in questo modo al filato bianco e faccio passare il filo. Mi raccomando, fate attenzione a non agganciarvi ai diversi punti alti. Poi prendo questa cotina iniziale, la sposto in questo modo e lavoro una catenella.
Qui inserisco un marcapunto per ricordarmi che qui inizia il mio giro, perché mi raccomando, questa catenella va considerata come il primo punto del giro. Adesso cosa faccio? Metto in orizzontale questo filo bianco, metto in orizzontale il filo fucsia e il filo verde. Adesso carico il filo sull'uncinetto, vado sul giro di verde ed entro nel punto basso che prima ho lasciato libero e lavoro un punto alto. Mi raccomando, devo prendere anche le 5 catenelle. Adesso rientro nel punto basso verde e lavoro altri 6 punti alti. Quindi alla fine devo avere un totale di 7 punti alti. Ho lavorato i miei 7 punti alti e questo è il risultato. Vedete, in questo modo ho coperto le 5 catenelle fucsia, tutti i fili. Adesso cosa faccio? Proprio come ho fatto ad inizio giro, entro nel centro del bocciolo successivo e lavoro un punto basso. E questa è la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto del giro, ve la faccio rivedere. Carico il filo sull'uncinetto, entro qui nel punto basso verde e lavoro 7 punti alti. Adesso entro nel centro del bocciolo e lavoro un punto basso. Quindi adesso continuo a lavorare tutto il resto del giro ripetendo questa sequenza, ossia 7 punti alti nel punto basso verde, poi un punto basso nel centro del bocciolo e poi noi ci rivediamo per vedere come terminare il tutto e vedete in questo modo dietro ho una lavorazione bella pulita. Noi ci rivediamo qui per vedere come terminare il tutto. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. E adesso ho appena lavorato 7 punti alti nello stesso punto basso verde e adesso cosa faccio? Senza chiudere il giro taglio il filo e qui inserisco un ago e vado ad effettuare una chiusura invisibile. Quindi
salto il punto dove c'è il marcapunto, entro nel punto successivo, ossia il primo punto alto dell'archetto, e faccio passare il filo, poi tolgo il marcapunto perché mi dà fastidio, entro nel centro del punto alto dell'ultimo archetto e mi raccomando prendo sia la solina di dietro che la solina subito sotto. Non so se si vede, qui sul lago ho due asoline. E faccio passare il filo e stringo bene il tutto fino ad ottenere una solina grande come tutte le altre. Adesso giro il lavoro sul rovescio e vado a bloccare questa cucitura con un nodino. Adesso faccio un secondo nodino e poi semplicemente, sempre con l'aiuto dell'ago, vado a nascondere questo filo attraverso le varie soline dei diversi punti alti. Una volta fatto questo, la mia gonnellina è terminata e guardate che carina. Mi dispiace che dal video non si veda la bellezza di questo filato e il leggero filetto di lurex. Allora, adesso io vi saluto, noi ci vediamo la prossima volta con la seconda parte della spiegazione dove vi spiego come realizzare tutta la parte di sopra, il fiorellino e il laccetto. Io adesso mi preparo i marcapunti e noi ci vediamo fra qualche giorno con il continuo. Grazie mille per seguirmi, ciao ciao!